Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Oggi andiamo a fare un video chiacchiericcio, quelli che piacciono molto a me e spero che piacciono anche a te, giusto per tenerti un po' di compagnia. Oggi parliamo di consigli anti-stress di cucito. Quando cuciamo, ma non solo quando cuciamo, anche quando facciamo qualsiasi altra attività, possiamo incorrere a delle situazioni di stress che, diciamo, se il cucito non è il tuo lavoro, non dovrebbe essere una causa di stress, ma dovrebbe essere un qualcosa che ti rilassa, che ti fa star bene e che ti aumenta le endorfine, la dopamina, che ti fa star bene. Ecco, però ci sono dei casi in cui il nostro carattere ci mette nella condizione di non riuscire a goderci quel determinato momento, che dovrebbe essere un momento di serenità, di pace e di allegria. Il primo è quello di essere perfezionisti e io sono, diciamo, tra il perfezionismo, sì, sono perfezionista ma non troppo. Cosa vuol dire essere perfezionisti? Quando noi vorremmo teoricamente sempre essere al top, quindi realizzare per esempio delle creazioni senza difetti, che con i punti tutti uguali, tutti perfetti. Già il fatto a mano non è perfezione, la perfezione lasciamola alle macchine. Il fatto a mano è bello perché ha delle imperfezioni. Però questo nostro caratteristica, il nostro carattere può farci venire l'ansia, perché vorremmo essere sempre perfetti sin dall'inizio. Se stai iniziando a cucire, non puoi pretendere di avere la situazione in pugno sempre, perché chiaramente ci sono tante difficoltà all'inizio. Queste difficoltà sono dovute, per esempio, alla tua situazione fisica, psicofisica di quel momento. Magari stai attraversando un periodo difficile nella tua vita, quindi magari vuoi, diciamo, impegnarti, ma non più di tanto, perché comunque impegnandoti troppo, alla fine risulta non più un piacere, ma un dovere. E periodi di stress possono quindi inficiare sul risultato e la performance della creazione. Accettiamo i nostri sbagli, le nostre imperfezioni iniziali. Quindi io ho buttato tantissime stoffe nella mia vita, veramente tante, 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 e anche creazioni che avevo iniziato a fare. Poi io sono sempre stata, sin dall'inizio, una temeraria. Diciamo che mi buttavo moltissimo creando dei vestiti che erano al di sopra delle mie capacità. Tu immaginate che io, tra le cose che mi sono fatta senza fare neanche un corso, un tailleur, anzi due tailleur me l'ho fatta, giacca e gonna, buttato tutto. Il bello è che me la sono pure messa, perché ero talmente orgogliosa di avermi fatto una bellissima giacca, era troppo bellino quel modello, che me la sono anche indossata. Poi l'ho buttata perché era proprio realizzata con tutto storto. E io in quel periodo non facevo i fili lenti o le marche, le cosiddette marche. Ecco perché io sono, tra virgolette, un po' fissata con insegnarti a fare le marche, perché io inizialmente utilizzavo i metodi, diciamo, moderni, quelli con la carta carbone, con la carta copiativa di Burda, con la rotella dentellata o la rotella liscia, però non sono mai perfetti, perché tu quando passi la rotella, il tessuto si può muovere, si può spostare e a quel punto il trasferimento del cartamodello sul tessuto viene uno schifo. Ecco perché io ti dico, perderai un pochettino più di tempo, ma per le cose più
per l'abbigliamento più sofisticato, più difficile, come può essere una giacca, è super fondamentale fare le marche. Questo io te lo dico con il cuore in mano. Poi se tu ti trovi bene anche con la carta copiativa, quindi il mio consiglio è impara con lo sbaglio. Sbagliando si impara, quindi sbagliando vedrai che una volta ti andrà male, la seconda volta ti potrà andare meglio. Quindi non devi mai abbatterti, andare sempre avanti e sapere, e te lo dico io, che con la pratica imparerai sempre di più, diciamo, e diventerai sempre più bravo o più brava. Altro consiglio per i principianti, ma anche se non sei principiante, ti dico come faccio io. Segnati tutti i passaggi del cucito, quindi tutti gli step del lavoro che andrai a fare. Quindi, per esempio, devo costruire una gonna, devo cucire una gonna, un esempio. Prima di cucire, segnati su un quaderno tutte le fasi. Io, per esempio, faccio anche, oltre che scrivere tutta la fase, faccio anche un disegnino. Prima non lo facevo, poi ho trovato difficoltà perché se non faccio il disegnino non mi ricordo dallo scritto qual è, diciamo, il passaggio che poi devo fare. Quindi quando devo, per esempio, cucire la gonna, inizio prima di tutto dal quantitativo che mi serve, tutte le cose che mi servono, quindi tutti, per esempio la cerniera lampo invisibile di lunghezza 20 centimetri e via dicendo. Per poi, quindi tipologia di tessuto, quale tipo di gonna voglio fare, insomma, pianifico tutto e poi vado a step. Quindi primo step, così, secondo step, devo fare questo, terzo step. Ecco, questo lo puoi fare per qualsiasi cosa, anche se devi cucire un cuscino che sia alle prime armi, se chiaramente te lo ricordi a memoria non c'è bisogno, ma all'inizio io ti consiglio proprio di studiare, anche perché nel mentre tu stai cucendo potrebbe venirti un'amnesia, cioè comunque potresti dimenticare determinati passaggi. E quindi ecco qui che il quadernino con tutto scritto, con tutti gli appuntini ti verrà incontro e andrai a visionarlo. A me capita molto spesso, anche perché poi magari quel giorno sono un po' distratta, sono un po' stanca, quindi magari anche se l'ho fatto tante volte, magari mi dimentico e dico ma aspetta, devo fare così oppure cosa, e quindi mi riguardo nuovamente il quaderno dove ho studiato quella determinata creazione. Io per esempio ho tutte le lezioni, tutte divise per categorie, quindi le lezioni sulla gonna, le lezioni sul pantalone e tutti i suoi sviluppi, le lezioni del vestito, abito, tutte le lezioni di abito. Io ho diviso modellistica e creazione. I modelli li ho messi tutti catalogati. La realizzazione, quindi lo studio della confezione, in altri. Quindi, per esempio, ho fatto dei quadernoni dove ho inserito proprio, io ho messo le etichette con il nome e ho messo appunto, ho inserito appunto il nome, ad esempio gonna, pantalone, vestito, oppure cucito creativo. Quindi puoi, anche se fai solo cucito creativo, puoi inserire cucito creativo, quindi tutte le lezioni di cucito creativo. Oppure puoi anche cioè, nell'ambito del cucito creativo, puoi anche dividere in sottocategorie. Quindi cucito creativo al di sotto, quindi cucito creativo e lo dividi, per esempio, cucito per la casa, cucito per la camera da letto, cucito per, non so, tutti i cuscini da una parte, con tutti i modelli di cuscini o di cose per la casa, oppure per la biancheria della casa. Ecco, puoi dividerli anche in questo modo, quindi tu avrai tutte le lezioni ben divise. Quando ne avrai bisogno, saprai dove andare. Terzo consiglio, in effetti è legato a quello precedente, il primo. Non abbatterti. Abbattersi nella vita è normale, perché quando noi ci mettiamo magari tanto impegno
e quella determinata cosa non ci viene bene, è chiaro che arriva la frustrazione. La frustrazione è normale per noi umani. Rimaniamo frustrati quando non riusciamo a compiere quel determinato obiettivo, che sia una creazione, che sia il superamento di un esame, che sia qualsiasi altra cosa, che magari non riusciamo ad arrivare all'obiettivo che ci eravamo posti. E quindi ce la prendiamo con noi stessi, siamo molto critici, non tutti, però io per esempio sono molto critica nei confronti di me stessa, sono la peggiore nemica di me stessa, io questo l'ho sempre detto, per cui cosa possiamo fare? Possiamo focalizzare l'attenzione su quello che siamo riusciti a fare bene. Quindi se stai iniziando a cucire, ad esempio, e quel, che ti posso dire, beauty case o quel cuscino non ti è uscito proprio benissimo, o quella tovaglietta è un po' storta, no? Concentrati su quello che ti è venuto bene. Magari ti è venuta bene l'applicazione di un pizzetto, ti è venuto bene finalmente il punto che da storto sei riuscita ad andare dritto. Cioè focalizzati sul positivo e mai sul negativo. Questo non vuol dire che tu non debba guardare quello che è sbagliato, perché quello che è sbagliato è importante per migliorare la prossima volta. Quindi che cosa devo migliorare? Devo migliorare in questo, questo e questo. Va benissimo, ok, devo migliorare lì. Però poi cosa devo fare? Devo anche concentrarmi su quello che sono riuscita a far bene. Quindi in questo caso devo concentrarmi su, per esempio, dei piccoli particolari di quella di creazione che mi sono venuti bene. E andare avanti, la prossima volta andrà meglio. A me succedeva molto con gli esami, non ho ripetuto tanti esami nella mia vita, però alcuni li ho ripetuti all'università, perché o c'era il professore, la professoressa che faceva un esame che magari io a me non mi trovavo diciamo adatta per quel tipo di esame. Per esempio io non sopporto gli esami a risposta multipla, che poi adesso sono tutti così gli esami a risposta multipla, perché si fa in frettissima a rispondere, a correggerli, quindi è una questione anche di tempo per chi li corregge, però solitamente sono tutti così e io non rendo tantissimo con le risposte a risposta con le domande a risposta multipla, io non sono assolutamente brava. Quando io non riuscivo a passare un esame, io ero tristissima, mi sentivo inadeguata, mi venivano in mente tante, proprio mi abbattevo veramente tanto e non va bene perché in un primo momento ci può anche stare, ma in un secondo momento mi veniva come una sorta di rivincita. Ok, va bene, per questa volta è andata male, però ci metterò il mio impegno per i prossimi esami. Quindi il prossimo esame magari invece di prendere 25, che avrei preso questa volta, magari prendo 30, prendo 29, 28, un bel voto. E quindi da lì non mi abbattevo e dicevo va bene, io non sono passata perché in effetti non avevo preparato bene quegli argomenti. Quindi mi mettevo sotto e ricominciavo. È così che tu devi fare per qualsiasi cosa nella vita. In questo canale si parla di cucito, si parla di creazioni, si parla di arte e possiamo sbagliare perché magari in quel momento della tua vita, magari quel giorno specifico sei nervoso, sei nervosa, sei distratto perché qualcuno magari ti ha fatto venire un malumore, ma tu non devi assolutamente abbatterti perché in quel momento tu magari non sei nella situazione giusta diciamo di cucire o di creare. Magari quei giorni è meglio che fai altro. Almeno io mi rendo conto i giorni in cui sono creativa e altri giorni in cui sono davvero stanca. Quindi qualsiasi cosa che farei, la farei male. Mi uscirebbe male. Quindi di partenza decido proprio di non farla. Puoi utilizzare, da brava psicoterapeuta,
puoi utilizzare un quaderno dove puoi scrivere le sconfitte e non solo le sconfitte ma anche i progressi. Quindi prendi un bel quadernino e ti scrivi tutti i progressi che hai fatto. Se questa cosa ovviamente ti può far male o comunque ti può magari abbattere e ti impedisce magari di continuare a studiare, a creare con la stessa entusiasmo iniziale. Così ti renderai conto che farai veramente dei progressi, che comunque anche se non ti è uscito perfetto, quel determinata creazione, comunque avrai fatto bene per la prima volta magari alcuni passaggi. Attaccare una cerniera, fare uno scollo, che magari l'altra volta ti era uscita un po' male. Non bisogna avere anche fiducia in noi stessi e renderci conto che nessuno è nato imparato. Si impara con la pratica, sempre. Qualsiasi cosa tu faccia nella vita, si impara con la pratica. E scrivendo nel quaderno tutti i tuoi progressi ti renderai conto di quanto sei stato invece bravo o brava e dei progressi che hai fatto. Fidati. Se ti piacciono questi video fammelo sapere nei commenti, regalami un bel like, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato, sei passata. E iscriviti al canale, clicca sulla campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e buon cucito! Ciao!